Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato a obiettivi aggiuntivi per il nostro smartphone. In questo video andremo a unboxare e vedere, provare soprattutto degli obiettivi della Hypixel, mi sembra che si pronunci così, poi ovviamente vi metterò il link della mia strafalcione in inglese in descrizione, dal costo di quasi 60 euro. Obiettivi a basso costo perché rispetto a Olloclip, Best Grip, Moment e compagnia bella hanno una resa, diciamo qualità prezzo molto invidiabile a queste grandi case. Questi sono tutti HD, quindi vuol dire che garantiscono una maggior qualità. Ma adesso, bando tutte le chiacchiere, andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Premetto che sono obiettivi che vanno su tutti gli smartphone, perché poi vi farò vedere. Ovviamente proveremo con l'iPhone 8 e poi proveremo ovviamente con l'S10, ovviamente faremo anche una prova con l'XS per vedere la differenza. Comunque sono molto luminosi e vanno bene anche per il blog. Andiamo a vedere cosa c'è in questa bella scatola. Ci spostiamo sulla mia postazione, ma è sempre la stessa, ovviamente, e andiamo, aiuto, mi stava cadendo, e andiamo a tirare fuori la scatola. Una scatola, ovviamente, la buttiamo dietro con tutti i cosi lì e andiamo a vedere cosa c'è dentro questa meravigliosa scatolina, fatta molto 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 bene. Vedete, la apro e voilà, guardate che bello, tutti gli obiettivi messi in fila per 3 col resto di 2. Qui abbiamo anche un pannetto per pulirli. Vieni fuori, cattivo! Non viene fuori, scusate questo sfogo. Questo pannetto, vabbè, pannettino ovviamente nulla di che, un pannettino normale, cioè normalissimo, però abbiamo gli obiettivi che sono ben 1, 2, 3, 4 più sotto la molla. Ecco, la molla è interessante perché a parte che ha ovviamente delle gommine dei gommini per non ovviamente per non rovinare il nostro smartphone, ha qui, vedete, una vite che si svita a seconda dello spessore del nostro telefono, quindi molto interessante questa molla. Non so, fate come voi, raccomando ad utilizzare queste molle sempre con una certa cautela, perché è roba che non è di qualità di costruttiva pazzesca, anche se sembra, però si può spaccare da un momento all'altro. Dicevo, sotto la molla bel tempo si spera, quindi c'è qua la macro, ok? E abbiamo obiettivi in questa sequenza. Abbiamo la macro per 10, ok, poi abbiamo un grandangolo da 110 gradi, quindi molto bene per blogger, perché ovviamente per non essere troppo invasivo, ok, non distorce tanto, poi lo vedremo ovviamente. Abbiamo un grandangolo da 170 gradi e dai, chi offre di più. Abbiamo un fisheye, adesso non so quanti gradi sono, però sono tanti gradi, più dei miei occhi ovviamente. E poi abbiamo un bel tele per 2 che io mi sto ammazzando per poterlo utilizzare. So che già state pensando, Gennaro, cosa stai combinando? Pensavo di utilizzarlo con ovviamente il 2x dell'iPhone XS O8 Plus per vedere se andiamo a 4, però è molto difficile, ma poi vedremo adesso nella prova pratica all'esterno se tutto funziona. Ma adesso andiamo a prendere l'S10, eccolo qua, l'S10, togliamo la cover, ma si può anche lasciare la cover, e andiamo a vedere se in effetti possiamo facilmente mettere l'obiettivo sul nostro smartphone. Bene figliolini, allora adesso andiamo a mettere prima la clip sopra ovviamente il Samsung. Come vedete dall'altra ripresa, vi faccio dall'altra ripresina, vedete, io non so, adesso aspettate che mi guardo, ok, vedete, lo metto, quindi è già la molla, l'ho già diciamo svitata apposta per essere inserita sull'S10. Quindi cosa vado a fare? La prima cosa che devo fare, vado a azionare la videocamera, prendo la molla, ok, la metto in posizione della fotocamera che devo usare, lo centro già
diciamo il buco, il boggio, ok? Il buco che c'è lo centro sulla videocamera. Vado a vedere se tutto va bene. Ok, mi sembra di sì. Controlliamo un po' centrato però sto buco, eh? Ok, no, però cavolo ragazzi, deve stare più in qua. Ok, no, non corrisponde al buco che io vedo, quindi devo metterla un po' sfalsata. Io la metto sfalsata, a me che mi frega qualcosa, non mi frega niente, quindi va bene così. Ok, quindi adesso ancora un po' qui. Ok, adesso andiamo a vedere i vari obiettivi, intanto all'interno e poi li vedremo all'esterno. Anzi, facciamo una cosa, io giro la videocamera e la andiamo a piazzare sulla videocamera che non so dove sia. Questo è l'S10, scusate la mia ignoranza. Una cosa che non vi ho detto, molto interessante, che c'è uno slide, adesso ve lo faccio vedere, non so se lo riuscite a notare, uno slide, vedete, va su e giù, quindi questo permette ovviamente di posizionare nostra molla in due posizioni. Quindi adesso se vado ovviamente a metterlo nella fotocamera del Samsung anteriore, avrò bisogno di una corsa minore, ok? Quindi poi ovviamente posso piazzarlo come voglio. Ok, ho tappato il boggio, perfetto. Allora andiamo a vedere intanto i vari grandangolo. Un'altra cosa, abbiamo sotto qui una protezione per l'obiettivo che va stappato, ok, prima di inserirlo sulla molla. Ora vi faccio vedere molto facilmente, questo lavoro è molto facile, anche se io non lo azzeccherò. Siamo usciti dalla videocamera, bravo Samsung. Vedete, lo mettete su, ovviamente scusate, aspettate che, ecco, vedete qua, basta così, una vitatina, vedete, non dovete fare neanche sforzo, niente, perché è una cosa molto leggera, ok? Stappate il tutto e andate nella videocamera. Adesso andiamo a vedere se, ovviamente, ecco, ok, questo è il grandangolo da 170 gradi, ok, ci siamo? Quindi adesso vado a levare il grandangolo e vediamo se in effetti un po' di differenza c'è. Andiamo a vedere, leviamo, guardate la mia manona, cascò tutto, ecco, vedete che la differenza c'è, ok? La differenza c'è e si vede, ok? Lo rimettiamo, ok, andiamo a rimetterlo. Ok, guardate un po', si vede, la differenza c'è e si vede. Ora andiamo a posizionare invece il grandangolo più invasivo, quello da 170. Ovviamente quello da 170 non lo utilizzate per riprendervi, che vi vengono dei nasi, ragazzi, dei nasi peggio del mio, quindi non vi riprendete con quel grandangolo. Io ve lo farò così vi spavento una volta del tutto per tutto e via, e voi non state più su questo canale. Quindi vado a avvitare anche questo grandangolino qua, molto facile l'avvitamento, vado qua e vedete che questo è molto più grandangolo, ok? C'è poco da fare, è un grandangolone, ecco. Quindi abbiamo visto che questo, diciamo, questi due obiettivi sono molto performanti, vedete anche la qualità. Io adesso la vedo bene, vedo una bella qualità luminosa, non vedo un obiettivo buio, tenebroso, spaventoso, non lo vedo, quindi vedo una cosa ben fatta. Allora, mi raccomando, chiudete sempre gli obiettivi all'interno del vostro scatolino, perché così li proteggete. Vado di corsa perché sennò poi vi lascio, cioè, vi rompo le scatole. Questo è il fish eyes, mamma sono tonto. Il fish eyes, anche questo funziona bene, ma sono obiettivi che non si utilizzano più tanto. Fish eyes non si utilizza più tanto. E c'è il tele. Il tele che possiamo usarlo ovviamente al posto del obiettivo del nostro smartphone. Non riesco più a agganciarlo, sono un pipazzo. Ecco il tele. Questo invece mi sembra un po' sfocato, perché adesso non riesco a vedere da così lontano, sono un po' ciecato, poi lo vedremo in post produzione. Ma quello che volevo fare io, ovviamente, la mia malsana idea era quella poi di utilizzare ovviamente la fotocamera anteriore, adesso ci provo ma non riuscirà ovviamente l'esperimento,
andare sul per 2, ok, vado sul Samsung per 2, penso che sia questa di qua, no, è ancora questa, allora, perché poi sapete la cosa, ecco, vedete, buttate giù l'obiettivo per adattarlo, bellissimo, cioè hanno fatto una cosa ben fatta a un prezzo veramente eccezionale. Allora andiamo a vedere, io ho messo il per 2 adesso, dunque vediamo un po', sono contro luce, bravo furbo, sono troppo vicino, però ragazzi io non lo so, io sarò io che ci vedo male, ma non mi sembra tanto sfocato. Cosa ne dite, raga? Bravo Pirla. Cosa ne dite? Sì, un po' sfocato. Beh, ragazzi, non si può pretendere. Non si può pretendere da tendere, quindi non si può pretendere. Poi farò una prova, diciamo, un pochino più lontano, no? Magari al chiaro. Io volevo andare all'esterno con questa, diciamo, questa prova del per 2, quindi so benissimo che non funzionava, però visto che magari ogni tanto utilizzo l'iPhone 7, che non, poverino, lui non c'ha nulla, quindi è giusto così. Ragazzi, sono un cafone. Prima di andare ovviamente a vedere le prove su strada, mi sono dimenticato della macro. Allora adesso sblocchiamo l'S10, andiamo a rimetterci a posto le candelette qua. Non capisco perché io centro pure il buco è nero. Ragazzi, una cosa fantastica. Però adesso sono dove sono? Dove sono? Che desidero? Ok, sono il giusto. No, sono sul grandangolo. Adesso vado su foto. Mamma mia, ragazzi. Poi dice che uno, cioè, vabbè, comunque. Allora, metto qua nel buco, giusto, e si vede male. Non capisco perché bisogna spostarlo in là. Vabbè, spostiamolo in là senza problemi. Ok, andiamoci a mettere la macro. Anche questo ovviamente c'è la protezione dietro. È un 10x. Esistono ovviamente le macro più performanti, quella dell'Holoclip e quella della Best Pro, che arrivano a dei livelli pazzeschi, però questo diciamo che si può, ecco, vedete che l'ho messo male, ok, bello sfocato. Ok, una macro per 10, quindi deve essere più vicina. Cosa posso riprendere? Una pennina. Vedete? Ok, dai, non male, non male, assolutamente non male per essere una macro, diciamo, a questo prezzo, ok? Perché ovviamente i prezzi, diciamo, le macro sono più costose come obiettivi. Non c'ho nulla di piccolo. Aspettate un attimo. Una monetina, andiamo un po' a vedere. E dai, su, ragazzi. Dai, non è male, Poi ci vorrebbe una giusta illuminazione, ovviamente per utilizzare le macro, sapete com'è, bisognerebbe avere due fari che puntano ovviamente sull'oggetto, perché sennò poi vi fate ombra col vostro stesso smartphone e col vostro stesso naso, direi. Quindi, detto questo, adesso passiamo alla prova in esterno, un po' di riprese che ho fatto. Andiamo a vedere come si comporta alla luce del sole. Speriamo che ci sia il sole, perché ovviamente devo ancora farle, non dire niente, e vediamo come si comporta alla luce del sole. Ok, cari amici, non è stato possibile fare l'esperimento all'aperto perché il tempo non permette, poi vabbè, ho avuto dei problemi miei. L'ho fatto qui in casa, in salotto, quindi un po' più grande, tanto per farvi vedere un pochino la resa di questi obiettivi. Iniziamo subito con l'iPhone 8 Plus. Ecco, andiamo a vedere subito l'iPhone 8 Plus con l'obiettivo da 110 gradi, con Filmic Pro installato, scusate, fotocamera ovviamente posteriore, ok? E questa è la resa del 110 gradi, il wide angle, il grandangolo, molto... vedete che già è molto, come dire, grandangolo, ecco, diciamolo, è già molto grandangolo. Ora passiamo invece al 170 gradi, molto più invasivo, però diciamo che anche questo rende molto. Quando avete magari una conferenza, un evento, che avete da riprendere, magari una larghezza, no? un campo intero, potete utilizzare
ovviamente uno di questi obiettivi. Passiamo all'iPhone XS e vediamo cosa abbiamo prodotto. Innanzitutto vedete la mia pancia, però va bene, e andiamo a vedere il filmato senza ovviamente la lente, senza nessuna lente, ok? Praticamente quello che praticamente dà l'iPhone, però stiamo riprendendo con la fotocamera anteriore, cioè selfie, in selfie mode con Filmic Pro. Ora andiamo a installare la lente 110 gradi sempre sulla lente anteriore selfie con l'iPhone XS su Filmic Pro in modalità ovviamente selfie, ok? Andiamo a vedere che succede quando stappiamo la nostra lente. Vedete che anche qui acquista un bel, diciamo, un po' di vista, quindi abbiamo anche qua notevole come grandangolo, quindi per fare un blogger diciamo che è proprio una cosa eccezionale. Adesso invece andiamo a mettere la 170, però ovviamente questa è un po' da prendere con le pinze perché non si ci può stare tanto vicini, perché sapete che se no facciamo tipo un effetto GoPro o action camera, no? Ti vengono le facce un po' distorte, i nasoni soprattutto distorti come il mio, quindi andiamo a vedere adesso la 170 gradi installata sempre su iPhone XS, fotocamera diciamo anteriore selfie con Filmic Pro, e andiamo a vedere come è, ovviamente come il campo visivo è molto più largo, vedete? Ok, molto più largo il campo visivo, quindi direi che anche questo esperimento è riuscito. Andiamo ora a vedere l'iPhone XS con il tele, prima quello diciamo della lente del smartphone, e poi aggiungiamo il per 4 per andare a vedere che succede. Siamo in modalità Filmic Pro, ovviamente blogger con la fotocamera posteriore, con ovviamente switchato il tele per 2, quello interno della fotocamera appunto dell'iPhone, e adesso andiamo invece a installare il per 2 obiettivo ottico. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video sofferto, ve lo dico che l'ho fatto in tante parti perché non mi soddisfaceva. Io spero di avervi fatto capire tutto, l'importanza di questi obiettivi, della bellezza di questi obiettivi, della possibilità di utilizzare questi obiettivi a basso costo, mi sembra 60 euro. Quindi adesso io farò poi delle prove, ovviamente speriamo che venga la bella stagione, sì, bel tempo, un po' di sole, così andremo a provare tutti gli obiettivi all'esterno. Vi ringrazio per aver seguito questo video, come al solito commentate all'interno sotto dei commenti quello che vorreste vedere con questi obiettivi, se posso provare qualcosa lo proverò. Vi ringrazio, vi rimando al prossimo video. Mi raccomando, perché se voi, che vi devo raccomandare a voi, iscrivetevi al canale, fatemi crescere e arrivare a 10.000, così potrò portare ovviamente altri contenuti su questo canale che spero che tutti voi apprezziate. Un abbraccio da Gennaro, a presto!